Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono ritornato con un video sul prompt dei comandi e oggi voglio farvi vedere 10 comandi. Bene, apriamo il prompt dei comandi. Il primo comando che voglio farvi vedere è task list. Con questo comando possiamo visualizzare tutti i processi che sono attualmente in esecuzione nel computer. Con driver query possiamo invece visualizzare tutti i driver installati sul nostro dispositivo. Con dir possiamo visualizzare un elenco di tutte le directory, che significa cartelle, in ordine alfabetico. Col comando tree invece si crea una rappresentazione ad albero, cioè ramificata, di tutte le cartelle presenti e anche dei file, se anche essi sono presenti. Col comando time possiamo visualizzare l'ora attuale e eventualmente immettere una nuova ora. Col comando title invece, questo è molto carino, possiamo modificare il nome del prompt dei comandi, questo nome qui, quindi se adesso io gli scrivessi ad esempio ciao, il nome del prompt dei comandi, ovvero prompt dei comandi, si trasformerà in ciao. Col comando ver invece possiamo visualizzare la versione di Windows. Ragazzi, per il prossimo comando è necessario avere i privilegi di amministratore, quindi clicchiamo col tasto destro sul prompt dei comandi e clicchiamo su esegui come amministratore, dopodiché clicchiamo su sì. Perfetto, ora abbiamo aperto il prompt dei comandi con i privilegi di amministratore. Ora possiamo digitare il comando sfc scanno con 2N per effettuare una scansione del sistema. Ora vi faccio vedere. Avvio in corso dell'analisi del sistema, attendere, l'operazione richiederà alcuni minuti. In questo momento il prompt dei comandi effettuerà una scansione del sistema per verificare se sono presenti degli errori o anche dei file dannosi per il sistema. Attendiamo qualche altro secondo. Perfetto ragazzi, c'è scritto nessuna violazione di integrità trovata, quindi non c'è nessun problema. Ora ragazzi ritorniamo al prompt dei comandi in modo normale. E il prossimo comando è il comando start, che serve ad aprire un'altra finestra del prompt dei comandi. Quindi adesso abbiamo due finestre del prompt dei comandi. Questo può essere utile se magari il prompt dei comandi sta eseguendo un programma e nel frattempo si vuole utilizzare altri comandi. E poi infine il comando exit per chiudere la finestra. Chiudiamo anche questa. Ragazzi, questi erano i 10 comandi che volevo farvi vedere. Come sempre, se volete iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. E alla prossima ragazzi.